Acquistare un Dasipeltis. Col decreto legislativo numero 135 del 2022, in Italia è stato vietato l'acquisto, detenzione e riproduzione di qualsiasi animale esotico di origine selvatica. L'unica opzione per detenere un Dasipeltis legale è quindi quella di acquistare un esemplare nato in cattività. Per chi risiede all'estero, l'acquisto di soggetti di cattura resta un'opzione facilmente percorribile. Tuttavia, ogni scelta ha i suoi pro e i suoi contro. L'esemplare di cattura, infatti, è un potenziale portatore di patogeni, per cui è d'obbligo la quarantena e un'analisi delle feci. Ha un'età indefinita e può rifiutarsi ostinatamente di mangiare. Indubbi vantaggi sono il minor prezzo e la taglia solitamente superiore ai 60 cm. L'esemplare nato in cattività è solitamente sano, ha un'età definita e dovrebbe aver già accettato spontaneamente i primi pasti. Chi lo ha riprodotto potrà inoltre fornirvi tutte le informazioni utili per stabularlo nel migliore dei modi. Il principale problema in questo caso è la piccola taglia dei baby Dasipeltis, che alla nascita sono lunghi dai 21 ai 28 cm e accettano solo uova di diamante mandarino o passero del Giappone per i primi mesi di vita. Se possibile, cercate quindi esemplari che abbiano raggiunto i 40 cm, taglia da cui è possibile cominciare ad alimentarli con uova di quaglia cinese, decisamente più facili da trovare. Il terrario dei Dasipeltis. In cattività un baby Dasipeltis, nutrito regolarmente, può raggiungere i 70 cm di lunghezza in circa un anno. Per gli esemplari dai 21 ai 40 cm di taglia, consiglio l'uso di un box trasparente in PVC, di quelli per abiti, dotato di chiusura a scatto, con misure di circa 40 x 30 x 30 cm. Questo setup vi faciliterà l'igiene, ma soprattutto eviterà le fughe. Data infatti la stazza esigua e la notevole plasticità del loro scheletro, i baby Dasipeltis sono maestri d'evasione, potendo passare attraverso fori di 3-4 mm di diametro o insinuarsi nell'intercapedine che separa le due antenne frontali dai normali terrari. Quindi, anche per la reazione del box, sarà preferibile utilizzare reti a zanzariera piuttosto che creare dei fori di diametro irregolare direttamente sulle pareti. Poiché i Dasipeltis amano che si dia una generosa vaporizzata al terrario al momento dello spegnimento delle luci, regolate l'abbondanza delle prese d'aria in modo che l'umidità si esaurisca nel giro di un paio d'ore, evitando ristagni di condensa. Per gli adulti vige la regola più spazio date meglio è, cosa peraltro valida per tutti i colubri, che sono serpenti notoriamente attivi. Se avete quindi spazio e risorse, cercate di realizzare un terrario generoso, con lunghezza e altezza ben sviluppate. Vedrete che i Dasipeltis utilizzeranno tutto lo spazio disponibile in continue attività esplorative durante le prime 3-4 ore dopo il tramonto o allo spegnimento delle luci. Essendo serpenti che amano i terrari bioattivi, potrete sbizzarrirvi anche con allestimenti complessi, purché abbastanza secchi. Sul fondo porremo un substrato spesso in cui li vedremo talvolta scavare. Consiglio di usare la torba di sfagno asciutta per il suo pH acido ad azione antibatterica. Evitate invece trucioli o tutolo, che diverrebbero substrati per le muffe a causa delle vaporizzazioni serali. Per rendere il substrato più naturale, specialmente in un setup bioattivo, è possibile aggiungere anche un po' di foglie secche di quercia o faggio e grossi pezzi di corteccia curva, che saranno utilizzate spesso come tana. Per sfruttare l'altezza aggiungeremo rami contorti con superficie ruvida, quindi evitate le canne o il legno scortecciato. E se l'illuminazione lo consente, alcune piante in vaso, meglio se di tipo rampicante come il classico Scindapsus. Solitamente i Dasipeltis sono delicati con le piante, ma è meglio non interrarle direttamente nel substrato, sia per evitare l'umidità eccessiva, sia perché i Dasipeltis potrebbero danneggiarne le radici durante la loro attività di scavo. Naturalmente è anche possibile utilizzare piante finte.
Molto graditi a tutti i Dasipeltis, che non abbiano raggiunto taglie massime, sono nidi a palla tipicamente usati per piccoli uccelli esotici. L'acqua sarà garantita da un contenitore di ampiezza adeguata, in cui tuttavia non faranno mai il bagno. In occasione delle spruzzate serali, noterete che spesso i Dasipeltis bevono anche le gocce d'acqua che si depositano sugli oggetti e le pareti del terrario. Illuminare e riscaldare i Dasipeltis. Per i Dasipeltis le lampade ultraviolette sono inutili, sia per le abitudini crepuscolari di questi serpenti, sia per l'elevato contenuto di vitamina D già presente nel tuorlo d'uovo. Quindi l'inserimento di una fonte UVB nel loro terrario non fa alcuna differenza, se non per la generazione d'ozono, che è disinfettante, ma alla lunga potenzialmente cancerogeno. Un'illuminazione con spettro adeguato servirà soprattutto a mantenere floride le piante nei setup bioattivi. In terrari secchi sarà più utile abbinare una debole illuminazione diffusa LED con un piccolo faretto alogeno, usato per creare l'aria calda in uno dei due lati del terrario. Il faretto dovrà essere irraggiungibile dai Dasipeltis, posizionandolo all'esterno o chiudendolo in una gabbia di rete protettiva, per evitare ustioni da contatto. Spesso infatti, appena le luci si spengono, i Dasipeltis si spostano nella parte alta del terrario e vanno a posizionarsi in prossimità delle lampade, se non direttamente sopra, quindi non fate correre loro dei rischi inutili. Il wattaggio del faretto sarà proporzionale al volume da riscaldare, bastando solitamente dai 25 ai 50 watt. Abbinate al faretto un dimmer per regolarne l'intensità, tarandolo con un termometro posto nell'area di basking. La zona calda dovrebbe essere intorno ai 30-32 gradi centigradi, mentre temperature sopra i 35 sono poco gradite e rendono i Dasipeltis ipercinetici. Il resto della teca dovrebbe avere idealmente temperature di 24-28 gradi nella bella stagione. I miei esemplari smettono di nutrirsi quando l'aria fredda e la temperatura notturna scendono a 23 gradi centigradi o meno. Il tappetino riscaldante può rappresentare un'alternativa al faretto, ma con qualche limitazione. Anche se questo sistema è sicuramente più economico e riduce i rischi d'ustione, si presta meno a riscaldare grossi volumi, specialmente se sviluppati in altezza. Il tappetino tenderà quindi a formare un'area di temperatura adeguata solo vicino al substrato, esaurendo rapidamente la sua efficacia pochi centimetri più in alto. Io uso i tappetini soprattutto per riscaldare i box in plastica di piccole e medie dimensioni, dove alloggiare un faretto risulterebbe pericoloso. Anche in questo caso utilizzo tappetini dimmerabili, tarando la loro superficie alla temperatura di 28-30 gradi centigradi, così da rendere confortevole il sonno dei Dasipeltis che ci dormono sopra durante il giorno. Qualsiasi fonte di riscaldamento usiate, di notte andrà spenta, permettendo al terrario di equilibrarsi con la temperatura ambiente. Chi non tenesse il terrario in un ambiente domestico sarà costretto a garantire un minimo di riscaldamento notturno, evitando che le temperature, in inverno, scendano sotto i 16-17 gradi per le specie di foreste e savane, o sotto i 12 per le specie delle aree nord e sudafricane. I Dasipeltis satra neri, che vivono in alta montagna, necessitano di un deciso calo della temperatura notturna, per cui potranno scendere anche a 10 gradi. Riguardo questi ultimi, tuttavia, vi invito alla cautela, perché sono stati talvolta incrociati con gli altri a colorazione rossa, che sono di pianura, per cui i soggetti nati da questi incroci, pur mantenendo alle volte il colore nero, non hanno più le necessità termiche degli individui puri.